Ti sei mai chiesto perché oggi il paesaggio è uno dei soggetti più amati nell'arte, ma per secoli non lo è stato affatto? Perché per lunghissimo tempo la natura era solo uno sfondo e poi improvvisamente diventa protagonista assoluta? In questo video facciamo un viaggio attraverso la storia dell'arte per capire quando e perché il paesaggio cambia ruolo. Per iniziare dobbiamo liberarci da un'idea moderna. Oggi siamo abituati a vedere il paesaggio come un soggetto autonomo, ma nell'antichità e nel Medioevo non era così. Nell'arte greca e romana il paesaggio esisteva, ma era soprattutto decorazione, serviva a intrattenere, a creare ambientazione, ma non aveva un valore autonomo. Anche nel Medioevo gli elementi naturali erano presenti, ma sempre subordinati alla scena principale. Il punto è questo. La natura non era ancora un soggetto, era solo una cornice. Il primo vero cambiamento avviene nel Trecento italiano e qui compare un'opera fondamentale, Le conseguenze del buon governo, in Campania di Ambrogio Lorenzetti. Qui succede qualcosa di nuovo, il paesaggio non è più solo sfondo, diventa narrativo, politico, realistico. Rappresenta gli effetti concreti di un buon governo, campi coltivati, attività umane, equilibrio tra città e natura, è propaganda, ma è anche nascita del paesaggio moderno. Nel 400 viene un'altra svolta decisiva. In Italia nasce la prospettiva lineare, nelle Fiandre si sviluppa la prospettiva atmosferica. Gli artisti nordici, come Jan van Eyck e i fratelli Limburg, iniziano a creare paesaggi incredibilmente dettagliati. Qui però c'è qualcosa da mettere in discussione. Davvero erano meno scientifici degli italiani? Oppure avevano semplicemente un altro modo di osservare la realtà? Non usano sempre regole matematiche, ma riescono comunque a creare profondità straordinaria. Nel Cinquecento il paesaggio si trasforma ancora, entrano in gioco le scoperte geografiche, la letteratura arcadica, gli scambi culturali tra Nord e Sud Europa e soprattutto Venezia. Artisti come Giorgione, Tiziano, Lorenzo Lotto iniziano a trattare il paesaggio in modo poetico e atmosferico. E poi c'è Leonardo da Vinci. Con lo sfumato, Leonardo rappresenta persino l'aria, non dipinge solo ciò che vediamo, ma ciò che sta tra noi e ciò che vediamo. Tra fine 500 e 600 nasce il cosiddetto paesaggio ideale. Artisti come Nicolas Poussin creano scenari perfetti ma inventati. Sono paesaggi costruiti mentalmente, città immaginarie, natura perfetta, composizioni equilibrate. Qui puoi farti una domanda importante. È più vero un paesaggio realistico o uno che rappresenta un'idea di perfezione? Nel Settecento cambia ancora tutto. Nasce il turismo culturale, il Grand Tour, i viaggiatori vogliono portare a casa un ricordo visivo e nasce il vedutismo, artisti come Canaletto, Francesco Guardi. Ma attenzione, queste opere sembrano fotografie, ma in realtà sono costruzioni mentali, non riproducono la realtà, la migliorano. Con il romanticismo arriva una svolta radicale, artisti come Joseph Mallord, William Turner, John Constable, Caspar David Friedrich. Qui succede qualcosa di enorme, l'uomo non domina più il paesaggio, è il paesaggio a dominare l'uomo, nasce il concetto di sublime, la natura è immensa, potente, incontrollabile. Poi arriva la pittura in plein air, artisti come Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne, il paesaggio diventa luce, tempo, percezione. Non è più solo cosa vedo, ma come lo vedo in quel momento. Nel Novecento il paesaggio cambia ancora, diventa urbano. Con il futurismo artisti come Umberto Boccioni celebrano la modernità. Ma attenzione, questa modernità porta anche inquietudine. Dopo la guerra il paesaggio diventa opera. Nasce la land art. Artisti come Robert Smithson, Cristo. Qui l'artista non rappresenta il paesaggio, interviene direttamente su di esso. Se ci pensi, il paesaggio ha fatto un percorso incredibile, da sfondo a protagonista, a esperienza fino a diventare opera stessa. E forse la domanda più interessante è questa. Oggi, quando guardiamo un paesaggio, stiamo davvero vedendo la natura? Oppure stiamo ancora guardando un'idea costruita dalla storia dell'arte? Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici.
Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.